un'immagine di Porto Venere dal porto, con molta risacca all'interno del porticciolo dovuta all'onda esterna, e un'immagine di Porto Venere vista un po' dal mare. Questi palazzi colorati uno attaccati all'altro, tipica architettura ligure. Raccontare quello che è successo in quest'ultima settimana è un po' lunga adesso. Sappiate che siamo rimasti una settimana fermi qui alle Grazie, l'ancoraggio è ottimo, il paesino simpatico, siamo riusciti anche a farci un paio di escursioni a piedi, quindi alla fin fine non è stato neanche malaccio. Lasciamo Antonio e Renato che sono arrivati ieri sera dall'Elba, si fermerà qui anche Antonio qualche giorno, e Betty non c'è, è dovuta tornare a casa, sono da solo. Ieri Renato e Antonio mi hanno aiutato a alare il tender, a tirarlo su, e adesso io vado a Genova. Non abbiamo ancora materialmente chiuso la nostra crociera, perché per chiuderla dobbiamo tornare ad Andorra, però io vado a Genova perché vorrei lasciare la barca in un posto sicuro, prendo la macchina e raggiungo Betty a Bergamo, e poi la barca ad Andorra la porteremo tra qualche giorno. Purtroppo alcune notizie familiari non sono state proprio gradite, e quindi abbiamo dovuto modificare questa nostra settimana. Dovevamo riposarci, stare qua tranquilli, lavorare un po', montare i video. Nulla di tutto questo siamo riusciti a fare, se non riposarci 2 o 3 giorni e fare comunque un paio di escursioni, una cena dall'amico Stefano a casa sua. Non siamo riusciti a vedere Davide che vive qua. Qui lasciamo il Golfo di La Spezia, lasciamo le Grazie. Il sole sta sorgendo, vedete dietro il promontorio di Monte Marcello, e tra poco saremo a Porto Venere, illuminato dal sole del mattino, dell'alba, questo bellissimo borgo genovese, ligure, anche se poi era di proprietà della famiglia dei Dogi di Genova. Questo è il passaggio di Porto Venere tra l'isola Palmaria e la terraferma. C'è ancora onda fuori, nonostante il vento sia girato da sud-ovest a nord-est, quindi teoricamente dovrebbe spianare sul forte. Ecco la chiesa, molto bella, è sempre molto bello e interessante il passaggio di Porto Venere. Belle onde di 1 metro abbondante che stanno entrando nel passaggio di Porto Venere. Tutta la settimana è stato mare molto mosso, belle onde che frangono, conviene andare un po' più a largo. Qui il vento ha mollato completamente, per questo motivo che le onde sono decisamente interessanti. Poi sotto costa così ovviamente sono ancora di più. Vabbè, la navigazione sarà un po' antipatica, ho già capito. Ecco la parete del Muzzerone e puntiamo verso Genova. Ho già capito che la navigazione sarà almeno fino a Sestri Levante, perché queste onde rompono abbastanza il pelino, come si suol dire. Va bene. Stamattina siamo partiti da Porto Venere, dalle Grazie. Avevamo più onda di adesso, ma avevamo anche del vento, quindi aprendo le vele la barca si stabilizzava e si navigava abbastanza bene. Adesso il vento ha mollato, ce n'è pochissimo e da ovest, quindi ce l'abbiamo in faccia. Il mare non si è ancora stabilizzato e andiamo sulla motore ballando non poco.
Comunque mezzogiorno e mezzo, una -20 all'incirca, siamo arrivati a Portofino e questo è il monte di Portofino. Sempre bello, sempre emozionante per un genovese come me, dopo 4 mesi di navigazione nel Mediterraneo, di vedere le mie coste, il Golfo del Tigullio, dove ho passato praticamente tutto il mio training di vela. Venivo qua. Faccio vedere un po' anche la barca, così avete un'idea di come balla. Mi siedo perché sono da solo, non vorrei che un'onda mi scaraventasse in mare. Ecco qua San Fruttuoso di Camogli, ingestibile oggi con quest'onda che arriva da sud, però lo vedete, questo piccolo gioiellino ligure. Lunedì 3 ottobre, quindi un 20 minuti e arriveremo all'ormeggio. Siamo all'ingresso di Genova, praticamente siamo quasi arrivati alla fine della nostra crociera estiva. Questo è il punto più a nord della nostra crociera, siamo nel vertice del Golfo di Genova. Pur non abitandoci più da 20 anni, Genova è pur sempre la mia città natale, quindi tutte le volte che rivedo questi profili, per me è sempre emozionante. Sono i contorni, i panorami della mia infanzia, della mia gioventù, dei miei studi. Io ho passato i primi 35 anni della mia vita con qualche piccolo spostamento su Milano e poi all'estero tanti anni, e comunque per una certa periodicità, anche per motivi personali. Ci abitano ancora i miei genitori, per motivi di lavoro, la società per cui lavoro, la società che ho fondato, che ho creato, sede sempre a Genova. Dall'ingresso della diga sono quasi, c'è un miglio, quasi 2 miglia, 1 miglio e 7, 1 miglio e 8, vogliono quasi 20 minuti per arrivare nel centro del porto antico. Qua ci sono i cantieri navali, c'è la fiera del mare. Ecco la zona dei magazzini del cotone e l'ingresso del porto antico. Una carrellata anche delle navi da crociera, con dietro i righi, i forti di protezione di Genova, il matitone, la lanterna sulle sponde. E questa qui è la vasca dei delfini. Eccoli, guarda, sono anche saltati. Siamo nel momento in cui stanno facendo, eccoli lì, stanno facendo lo spettacolo. E adesso qui abbiamo l'ingresso del marina. Ecco là i nostri posti dal veliero. Vuoi raccontargli qualcosa? Salve! Cosa vuoi raccontare? Niente! Circo, circo, Stiamo uscendo dal porto di Genova. Qui abbiamo il galeone dei pirati, i nostri posti che sono qua dall'NH Hotel. Alessandro che ci saluta, comandante Betty. Stiamo navigando a vela, c'è un leggero venticello, nulla di particolarmente impressionante, un nord-ovest che arriva a 9-10 nodi, non di più, e ci sta portando bene. Facciamo
5 nodi e mezzo di velocità. Però intanto ci godiamo queste miglia a vela, in silenzio, con i gabbiani che ci volano intorno. Il tempo non è dei migliori, comunque stiamo navigando a vela, è nuvoloso, siamo al largo di Savona, abbiamo voluto stringere un po' verso Caponoli. La via diretta è più veloce, però chi se ne frega. Questo è l'effetto che fa la Betty e la Bettina a fine stagione. Quando è fine stagione Betty ormai non ne può più. Ho perso tutte le forze. E quindi è qua, vestita da inverno. Siamo al 9 di ottobre, le Caponoli sullo sfondo. Nel frattempo il vento sta aumentando, è arrivato fino a 18 nodi, 17-18 nodi. Infatti la barca si è inclinata notevolmente. La Betty, come i gatti, come mi ricordo la mia gatta, si è sistemata sulla parte sottovento dell'imbarcazione e stiamo navigando bene. Volevamo comunque passare abbastanza vicino a Caponoli per farvi vedere un po' di Caponoli. Purtroppo il meteo non è fantastica, anzi dove andiamo, eccola davanti, si presuppone sempre peggio. Siamo quasi arrivati ad Andora, anche questa traversata Genova-Andora tra poco avrà termine. Vogliamo passare all'interno tra Albenga e l'isola della Gallinara. Ci piace sempre tanto l'isola della Gallinara. Comunque piove, c'è vento da terra. Come piove. Madonna come piove, sente come viene giù. Eccola qua l'isola della Gallinara, quella che si vede di fuori. Isola Tartaruga dietro, c'è Capomele. Eccola la Gallinara. Guardate che bello che è questo passaggio. Stiamo passando a vela in una maniera meravigliosa. Guardate che bello. Siamo quasi arrivati a casa. Dopo quanti giorni? Oggi è il 123esimo giorno di navigazione, da quando siamo partiti a inizio giugno, e entro un'oretta e mezza più tardi siamo in porto ad Andora, la base della nostra barca Ronic. Ecco il passaggio del porticciolo di Gallinara. Ed ecco qua che si vede la classica forma della tartaruga, che era anche nella pubblicità presa dalla spiaggia di Alassio per una nota marca di Cristo, con la testina, il carapace e la codina, che è questa qua. E io vado a vestirmi perché tengo un pechegno de freddo. Diciamo che l'accoglienza del rientro non è proprio estiva. Direi proprio Fa di un no. freddo della Madonna, piove. Qui abbiamo Capomele, guardate, che ci accoglie. Il faro di Capomele, uno dei fari più belli della Liguria e anche forse d'Italia. Dietro Capomele c'è Andora, è il nostro destino. Di Andora, marina di Andora, dell'imbarcazione Ronic. Buongiorno ragazzi, buongiorno a voi. Stiamo rientrando a casa dopo 4 mesi, siamo qui all'ingresso del porto. Ho chiamato ieri, dovrebbe essere il nostro posto libero, volevamo salutarvi, stiamo entrando. Se ci siete vi salutiamo con immenso piacere. Cambio. Eccoci che stiamo entrando in porto ad Andora. L'autunno purtroppo è arrivato e ci tocca subirlo. Si stava così bene al sole e al caldo della piscina.
Eccoci, arrivati a casa, Marina di Andora. Veronica è lì, ormeggiata qui davanti a noi, ancora le vele da sistemare, randa da chiudere, eccetera eccetera, ma dopo 123 giorni di navigazione siamo rientrati a casa. Siamo pronti per la stagione 2022. Oggi 9 giugno, sono le 5:30, porto di Andora, stiamo partendo. Torneremo, chi può saperlo. 3000 miglia di navigazione, 3050, una cosa del genere, 3040 miglia di navigazione. Siamo partiti l'8 di giugno, oggi siamo ritornati 9 di ottobre, quindi 123 giorni tra Corsica, Sardegna, Sicilia, Eolie. Il brutto tempo che ci ha un po' imperversato nei mesi dalla prima settimana di agosto fino a tuttora, si vede intorno a noi com'è la meteorologia, quindi anche il rientro l'abbiamo fatto un po' di corsa, poi siamo rimasti fermi dopo l'Elba, Pontine, Elba, una settimana alle Grazie, praticamente quasi un'altra settimana a Genova ma nel porto, 8 giorni alle Grazie, 6 a Genova. Finalmente siamo rientrati qua al nostro posto, la nostra casa. Domani cominceremo un po' a sistemare tutto. Ecco che termina, poi da domani monteremo i vari filmati, termina qua la crociera estiva 2022 di Ronic. Selin, Ronic, Betty e Mauro vi salutano.